In queste ultime settimane la community di Crash Bandicoot, dopo anni di silenzi e speranze, è tornata a parlare prepotentemente. Le ultime notizie infatti dal direttore generale di Activision, che non conferma e non smentisce un possibile remake di CTR, allo screenshot super fake, hanno fatto esplodere i fan, i quali vedono il remake di Team Racing sempre più vicino. Eppure, questa non è l'unica voce che si innalza tra la folla. Infatti, una grandissima fetta di appassionati è sempre più insistente nel richiedere un remake di Crash to Insanity, premettendo che, a mio avviso, un ulteriore remake sia una pessima scelta per il futuro prossimo del nostro Bandicoot preferito. Eccomi qui, oggi, a dire la mia su quale dei due possibili remake sarebbe una mossa migliore. In questo particolare episodio di Inside the Insanity parleremo di Crash to Insanity o Team Racing. Quale bisognerebbe rifare? Bisogna fare una premessa. Il remake, e la Insane Trilogy ne è stata la prova, è un'operazione nostalgia. Nonostante abbiano avuto molto rispetto dell'opera originale e dei fan più hardcore, l'obiettivo era quello di colpire l'animo dei giocatori casual, i quali magari non toccavano un gioco di Crash da almeno 15 anni. Dunque, in un'ottica così facilmente remunerativa e tra virgolette senza impegno, Activision non impiegherebbe mai risorse e tempo per il rifacimento di un titolo che molti hanno snobbato, senza tener conto del fatto che questo comporterebbe l'introduzione necessaria dei creativi di Traveler's Tales nel team di Vicarious Visions per ottenere i bozzi iniziali e le idee originali. Aggiungo che a quel punto dovrebbero anche modificare i modelli e in parte credo il level design. Non lo so ragazzi, rifare To Insanity significherebbe ricostruire la storia da zero. E poi di quale dovremmo tener conto per la timeline? Il remake? Ma questo significherebbe cancellare l'originale e non se lo meriterebbe, al netto dei difetti e mancanze. Ma veniamo a Crash Team Racing, uno se non il gioco più amato della saga e tra i 10 migliori giochi PS1 in tutte le top. Dopo quanto detto, mi sembra evidente che Activision deciderebbe a cuor leggerissimo di realizzare un remake di Team Racing. Già dopo la pubblicazione della trilogy, infatti, molti fan invocavano un remake del tanto amato gioco di corse. C'è un piccolissimo problema, e si chiama Insane Trilogy, in particolar modo il remake del terzo. Non credo che usare un motore di gioco che ha causato così tanti problemi nella gestione dei veicoli possa essere riutilizzato per ricreare un gioco così tecnicamente avanzato e perfetto come CTR. Riconsegnare un feeling di un colosso del genere potrebbe risultare estremamente faticoso e complicato e difficile da portare a termine senza scadere nell'effetto Nitro Kart. Sento dire spesso che più che una remaster plus in stile Insane sarebbe meglio realizzare un gioco che unisca elementi di CTR e CNK. Capisco che Nitro Kart fu realizzato dalla Vicarious stessa, ma proprio per il motivo che ho citato a inizio video non avrebbe senso aggiungere elementi e personaggi di un gioco molto meno famoso del kart game di Naughty Dog. Molti casual potrebbero rimanere spiazzati dalla presenza di personaggi come Velo, Crank e Geary, per non parlare di coloro che vorrebbero piste e personaggi di Tag Team Racing, il che avrebbe ancora meno senso perché lì si parla di tutt'altro contesto. In definitiva, se proprio dovessi scegliere un remake e se fossi in Activision, sceglierei senza ombra di dubbio CTR. Non fraintendete le mie parole, l'idea di provare un remake di CTR con la possibilità di fare il culo a striscia agli amici online sarebbe allettante e i continui rumor mi fanno credere che l'annuncio potrebbe arrivare anche presto, magari come titolo di lancio di PS5. Immaginate che boom di vendite. Detto questo, comunque ribadisco che un altro remake non sarebbe il massimo per questo personaggio. Detto ciò, io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, fatemi sapere voi nei commenti quale dei due preferireste e se siete d'accordo con me, e noi ci becchiamo in un prossimo video e sempre fino alla fine. Viva Crash Bandicoot!